Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima parte del 2024. Uh, Carro e torre, ragazzi. Ho come la sensazione che vi allontanerete da qualche situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi, perché è come se voleste interrompere qualche cosa. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email, lo vedete anche scritto qui, e lo trovate anche nelle info del canale. Questa è una lettura di tipo generale, ne seguiranno altre tre, una per la crescita spirituale, una che riguarderà l'amore e gli affetti e un'ultima che riguarderà il lavoro e l'economia. Allora ragazzi, partiamo da un 2 di bastoni al contrario. Abbiamo la carta della giustizia, la temperanza, un cavaliere di spade. Ok, vediamo queste. Se sono cadute un motivo c'è. Abbiamo la forza e un 6 di spade, la morte e un 9 di coppe e un 5 di coppe. Ragazzi, qui sì, è un cambio di direzione, devo dire, uno spostamento. Devo dirvi che è come se nella prima parte del 2024 prenderete una decisione che vi porterà a tagliare con qualche cosa. Ve lo dico perché avete sia il 6 di spade che la carta della morte. E giustamente qua avete la torre. Partiamo da questo 2 di bastoni. Andiamo a vedere a che cosa. Grazie. 8 di pentacoli e la carta della stella. Allora, potrebbe fare riferimento a qualche cosa che vivete nella quotidianità, quindi a un'attitudine che avete nel quotidiano e che volete lasciare indietro, oppure a una questione legata al lavoro. Voglio andare a vedere la giustizia. Mm. Ragazzi, qui sono contratti che arrivano, contratti legali, sblocchi a livello burocratico, chiamate che stavate aspettando da tempo e che finalmente arrivano. Arriva la casa, potrebbero essere dei contratti per cambiare casa, per vendere quella che avevate e comprarne un'altra. Possono essere contratti lavorativi che diventano stabili. Andiamo a vedere la temperanza. Uh, Ruota della fortuna e asso di coppe. Ragazzi, cambi tutti al positivo. È vero che quando c'è la torre, normalmente si parla di cambi importanti con un certo tipo di sofferenza e destabilizzazione, ma vi dico che fondamentalmente parla di un crollo dell'ego. Quando c'è sofferenza della mente è perché c'è qualche questione attaccata all'ego. Ok? Una volta che noi ci stacchiamo dall'ego, anche la sofferenza diminuisce. Qui abbiamo un cambio radicale, una guarigione del cuore, letteralmente.
Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 8 di spade, un 5 di bastoni e un cavaliere di coppe. Ragazzi, vi dirò, potrebbero esserci delle discussioni, visto che ho 2 cavalieri, potrebbe essere la persona di interesse, quindi il partner, la partner o chi per lui, per qualcuno anche un fratello, se per caso fosse una questione, ma lo sento veramente per pochi, più un cambio, proprio lo sento fisico, di stabilità, come vi posso dire, può essere anche la casa appunto, la residenza. Vi dirò, potrebbero esserci delle questioni da affrontare con una certa determinazione, potreste anche dover ricorrere a fare voi un'offerta a qualcun altro, tipo per mediare. È come se ad un certo punto con questa carta del carro acquisiste una forza per affrontare questo passaggio. Vi dico, la forza ce l'avete anche qui, con i 6 di spade, è la forza di allontanarsi da certi problemi, da certe questioni, da certe idee, dall'ego. Andiamo a vedere queste carte. Allora, fatemi vedere la forza. Allora, queste me ne sono perse per strada. Asso di bastoni, recupero quelle che sono cascate. Wow, 6 di bastoni e 3 di bastoni. Ragazzi, bisogna che troviate la forza interna per fare questo movimento. 6 di spade fa riferimento di solito alle credenze limitanti, ai problemi del passato, a quello che si crede valido, ma effettivamente è una destrutturazione della mente quella che andrete a fare. Passerete da queste 2 carte, ok, a queste carte, perché qui abbiamo la carta del successo, la carta di qualcuno che viene riconosciuto, ok? È come se acquisiste una nuova capacità di discernimento a livello mentale. Vi renderete conto di che cos'è che non vi serve più e troverete, o meglio, quello che dovrete fare è lavorare sulla forza di volontà per effettuare questo passaggio, per andare dall'altra parte. Andiamo a vedere la morte. Ho come la sensazione che questo passaggio potrebbe alleggerirvi e rendervi quindi molto più appagati. La morte taglia roba che non serve, taglia quello che sono le vecchie abitudini, quelle dannose magari, piuttosto che le relazioni che non servono. Un sacco di carte devo dire. Allora abbiamo il 7 di bastoni, il 2 di pentacoli, il fante di spade, il re di bastoni e la luna. Allora, quello che vi consigliano con questa morte è di tagliare gli atteggiamenti ciclici dovuti alla paura. Se avete paura di non essere abbastanza, cercate di analizzare che tipo di comportamento crea questa paura di non essere abbastanza. Normalmente è il fare sempre di più, che è un atteggiamento che comunque drena. Però è proprio quello, sì, il lasciare indietro certe dinamiche, certi pensieri, certe situazioni vi porta al 9 di coppe, ok? Quindi a quello che è un'abbondanza di tipo emotivo, è come se foste più appagati dopo questo taglio.
Andiamo a vedere il 5 di coppe, perché effettivamente c'è la morte, qualche cosa si taglia, qualche tipo di perdita si avverte. Il 5 di coppe è una perdita emotiva, come se fosse un vuoto emotivo, no? Per certi versi. Allora abbiamo un fante di coppe, e una regina di bastoni. Qualsiasi sia l'atteggiamento, ragazzi, che voi tagliate, la dinamica di comportamento che voi tagliate, vi dico che nonostante questo 5 di coppe, questa sorta di perdita che voi sentite, potrebbe arrivare una nuova fase della vostra vita che vi permette di gestire pienamente la vostra energia creativa. Anche la gatta è d'accordo. È come se ci fossero delle nuove idee, appunto. Il sentirsi più appagati vi porterà comunque a una nuova fase. È vero, c'è questo passaggio da dover fare, però è anche vero che qui avete una bellissima ruota della fortuna, un asso di coppe. Vi sento rigenerati a livello di cuore, grazie a questo contratto, regolarizzazione, cambio di casa, chiamata, notizia che potrebbe arrivare, ok? Attenzione un pochettino, ripeto, qui è la mente che bisogna pulire, le credenze limitanti fondamentalmente, come vi ho detto. Va bene, andiamo a vedere qualche carta di Osho, vediamo che consiglio vi vogliono ancora dare. Fondamentalmente per qualcuno, per risanare il cuore, bisogna semplicemente mettere in atto la forza di volontà. Cioè, so che devo allontanarmi da certe questioni, so che mi farebbe bene, semplicemente regolarizzo questo tipo di questione. E una volta che ho deciso che strada prendere, mi rispetto. Uso la forza di volontà per rispettare la mia scelta, per andare avanti. Se dico che è no ad un'energia, ad una persona, ad un pensiero, con la mia forza di volontà, ogni volta che mi si ripresenta quella situazione, quella persona, quel pensiero, io dirò no, non è per me. Non devo più cadere nell'autosabotaggio, nelle trappole dell'insicurezza, del senso di colpa, del vittimismo. Va bene, andiamo a vedere. Osho, abbiamo la repressione e l'esistenza. Questa è una carta del mago, State reprimendo, diciamo che questa è una carta che rende molto bene la storia, tutto il discorso dei pensieri che ho fatto adesso. Le nuvole rappresentano i pensieri e stanno letteralmente schiacciando quella persona. È quello che dovete buttare giù, sono tutte le credenze che dovete lasciarvi indietro con questo 6 di spade per poter ricominciare. Vi dicevo che qui c'è un inizio, qui c'è la ruota della fortuna, la temperanza, un asso di coppe e l'esistenza, il mago, la carta dell'alchimista, è colui che prende l'energia densa e la trasforma in qualche cosa di positivo, in un movimento che gli crea un vantaggio. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce. Vediamo che cosa hanno da dirvi ancora. Un consiglio. Bellissima. Qui vi dicono che siete un essere celestiale con un potenziale illimitato, ok? Quindi abbasso l'autosabotaggio mentale. E vi dicono, c'è così tanto da condividere. Qui il punto è di non mettervi limiti, ok? Noi siamo quelli che ci mettiamo i limiti da soli, che ci autosabotiamo, ok? Qui c'è bisogno di tagliare questo tipo di atteggiamento. Con la carta del giudizio si tratta di un periodo dove inizierete a vedere le cose in modo più ampio, ma perché state andando verso la guarigione, verso l'equilibrio del cuore e della mente. Queste sono due carte di forte equilibrio, ok? È come lasciare il passato per dare una nuova direzione al vostro futuro. E vi dico, qui c'è quello che è il nuovo inizio. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi.
Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterismo, sono diciamo argomenti che spiegano cos'è l'energia e come lavorarla. Mentre per quello che riguarda le sessioni individuali sto proponendo un percorso, è un percorso in 10 sessioni e lavora le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che invece tratto nella sezione degli abbonamenti. Quindi se volete curiosare potete guardare nella playlist, ci sono i titoli dei video riservati agli abbonati, così vi fate un'idea dei temi trattati. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!